Sono Marco Saporiti, ho studiato 5 anni design della comunicazione al Politecnico e poi dopo ho deciso di aprire il mio studio. Da poco ho diventato papà. Mi chiamo Luna El Matawi, sono nata in Marocco e sono in realtà cresciuta in provincia di Parma. La mia esperienza con il meeting nasce negli anni universitari, quando facevo il pre-meeting. Nel mio ultimo anno principalmente mi è arrivata una proposta da un amico di provare a dare una mano alla mostra dei migranti lato grafica. La prima proposta l'ho avuta nel 2017, non conoscevo che cosa fosse il meeting, ho incontrato dei ragazzi universitari che stavano lavorando a un tema che a me era caro, che era quello delle seconde generazioni, perché lo sono, e mi hanno chiesto di venire. Mi licenziai al lavoro per andare al meeting perché li volevo assolutamente rivedere. Per cui tutto è partito così. Ho coinvolto prima in un lavoro prettamente grafico, ma in realtà poi è entrata anche un po' insieme ai curatori a creare i contenuti, video, a come far capire il percorso della mostra, e da lì diciamo c'è stata la mia prima riapparizione al meeting, nel senso che era anni che non andavo. Partecipavo al pre-meeting ma poi al meeting non ci stavo. Un anno dopo fui mandata all'accoglienza, però quell'anno fu l'anno in cui vennero i sauditi. E io sono araba di origine e parlo arabo, per cui il primo giorno di meeting io passo da questa mostra per conoscere questi sauditi e ci finisco a lavorare. Tutti noi in realtà, tutti quei ragazzi che avevano lavorato ai migranti, alle nuove generazioni, si ritrovano poi con i sauditi e lì è stata tutta un'esperienza molto molto particolare, ma che ci ha rimesso in gioco come squadra. La cosa più interessante di fare le mostre è anche confrontarsi con altre persone, quindi conoscenze diverse dalla tua. La mostra ognuno il suo lavoro, la cosa bella è stato il punto di partenza, cioè un gruppo di 25 ragazzi che stavano approcciandosi al mondo del lavoro, si erano appena approcciati e avevano tantissime domande su questa tematica, da quanto conta lo stipendio a come si può fare famiglia e fare carriera. E insieme, ognuno con la sua esperienza, abbiamo provato a portare un contributo a livello narrativo, andando a intervistare gente che ci affascinava nel mondo del lavoro e portando quello che era una struttura di mostra vera e propria all'interno del meeting. È stato interessante quindi confrontarsi con tanti giovani, ma anche con tanti adulti o comunque gente più avanti nel mondo del lavoro e porre la domanda che si aveva nel cuore e esporre poi la risposta a tutto il popolo del meeting. Nel 2019 Alessandra Vitez ci propose un lavoro a tutti gli universitari. Quella sera scrissi all'Ale e dissi che volevo assolutamente partecipare. Nel giro di un mese e mezzo è iniziata la pandemia. La domanda non era più che cosa potessimo noi fare per la mostra, ma che cosa la mostra e questo lavoro potesse dare a noi, che stavamo tutti chiusi in camera senza sapere che cosa sarebbe accaduto, cercando di capire se aveva ancora senso in mezzo alla pandemia. E a un certo punto abbiamo scoperto che era il momento della giornata che attendevamo di più fra lo studio, perché era il momento dove qualcuno finalmente diceva: guarda le cose con stupore, anche se sei chiuso in camera. La cosa che più mi ha colpito di quel lavoro è che tutti noi abbiamo lavorato non sapendo se quell'anno ci sarebbe stato il meeting, anzi, il punto di partenza è che quell'anno il meeting non ci sarebbe stato, per cui era veramente lavorare per sé, cioè per una domanda e per un bisogno che hai tu. E poi un giorno l'Alessandra Vitez ci ha detto che il meeting ci sarebbe stato. Di per sé uno ci va perché è una domanda. Non è perché è un evento, non perché devi prendere l'aperitivo con gli amici. Tu hai una domanda. Il meeting è il posto delle domande.